Buon pomeriggio, signore. Benvenuti al ristorante Tangerine. Avete una prenotazione? Ciao. No, non lo so. Ho bisogno del vostro aiuto. Cerco una strada. Via delle Mee. Oh, è di madrelingua italiana. Questa è una grande opportunità per praticare il mio italiano. Sì, certo che posso aiutarti. Vedo che sei un turista. Da dove viene, signore? Se posso saperlo. Me. Vengo dagli Stati Uniti. Quindi sono italiano. Parli italiano. È fantastico. Sono stato in 4 ristoranti e nessuno parla italiano. Finalmente. Beh, ho studiato inglese per 3 anni e adesso parlo italiano a livello avanzato. Penso che sia fantastico. Sono arrivato la settimana scorsa e ora mi sento un po' perso. Ho bisogno di aiuto. Certo che posso aiutarti. Ma perché non ti siedi e mangi qualcosa qui? Non posso. Mi dispiace. Voglio dire, ho fame, ma devo andare al mio hotel. Ho bisogno di fare il check-in. Vedo. Ma poi puoi bere qualcosa. Abbiamo succo di frutta, caffè, vino, birra o acqua. Magari un po' d'acqua. No, ho fretta. Mi dispiace. Ma il posto sembra carino. Sì. Questo è un bel ristorante. Vendiamo cibo da diverse parti del mondo, signore. Non chiamarmi signore. Il mio nome è Riccardo. Ho 25 anni. E tu sei? Allora è un piacere conoscerti, Richard. Mi chiamo Pepe Gonzales. Mi hai detto che vieni dagli Stati Uniti. Quale parte degli Stati Uniti esattamente? Texas? Houston? Vengo da San Francisco, ma viaggio sempre, quindi di solito non sono nel mio paese. Fantastico. Sei un viaggiatore con lo zaino in spalla. Allora, hai visitato molti paesi? Uff, sono stato in molti paesi. La settimana scorsa ero in Giappone. Anche il cibo è fantastico. È fantastico. Qui vendiamo anche cibo giapponese. Sushi e maki. Ho provato il sushi. Ha un buon sapore, ma non ho mai saputo cosa fosse esattamente. Il sushi è un popolare piatto giapponese a base di riso condito con pesce, uova o verdure. All'interno di un sottile foglio di alghe viene modellato un rotolo di sushi. Sushi deriva da una parola giapponese. Ed è il riso il cuore del sushi, anche se la maggior parte degli americani lo considera pesce crudo. Sì, è pesce crudo. Ma lo hai spiegato molto bene. Non lo sapevo. Grazie. Ho studiato gastronomia, quindi so molto di cibo e bevande. Allora potrai dirmi qual è il miglior cibo del mondo. Sono stato in molti paesi. Beh, non ho viaggiato molto, ma ho provato diversi tipi di cibo. Mi piace il cibo italiano. Cibo italiano. Pasta, pizza, pane. Adoro il modo in cui gli italiani preparano la pizza. È diverso. Non so quale sia la differenza, esattamente. Ma hanno un sapore diverso. Sai perché? Bene.
Puoi facilmente distinguere l'autentica pizza italiana da quella americana dalla salsa. Le autentiche pizze italiane hanno una salsa leggera a base di pomodori e aglio appena raccolti e sono meno piccanti. D'altra parte, gli chef creano salse per pizza americana più spesse e speziate con pomodori in scatola. Inoltre, la pizza italiana ha meno varietà di condimento rispetto ai suoi cugini americani. Inoltre, la pizza italiana di solito non contiene carne, mentre la pizza americana può averne qualsiasi tipo. Non lo sapevo, ma è molto interessante. Sono stato anche in India. Ho provato il tè chai. Bene. Il nome chai è in realtà la parola hindi per tè. Quindi, in India, il chai non è un sapore di tè, è il tè. Chai si traduce letteralmente in tè in hindi. Quindi quando dici tè chai, in pratica stai dicendo tè. È fatto con acqua, latte, zucchero, tè nero e spezie, solitamente costituiti da cardamomo, cannella, zenzero e finocchio. Serviamo anche chai, se lo vuoi. No, grazie. Sto bene. Ma questa informazione è molto interessante. Non lo sapevo. Devi andare in Sud America. È fantastico. Sono andato in Perù. Molte persone dicono che il Perù ha un'ottima gastronomia. Usano erbe e spezie speciali. Sì, amico. Devi provare il suo piatto tipico. Si chiama ceviche. È così delizioso. Usano pesce fresco, limone e non so cos'altro, ma ha un sapore delizioso. Il ceviche del Perù è diverso dagli altri paesi. Usano cipoglie, limone, pesce, peperoncino giallo, coriandolo, patata dolce, mais peruviano, canca, ovvero noci di mais. Naturalmente se vai in Ecuador, ad esempio, troverai il ceviche con i pomodori. Sì, capisco. Sono andato anche in Francia. Hai provato le lumache al burro alle erbe? Sì. È un tipico antipasto francese che può essere apprezzato anche come piatto unico. Sono cotti in un delizioso burro con prezzemolo e aglio. Lumache. Le lumache vengono presentate nel guscio con uno spiedino e servite in un apposito vassoio per lumache. Potete gustarli anche con del pane fresco. Il pane francese è delizioso. Ci ho provato. Sì. Sono sorpreso. Sai molto sul cibo internazionale. Anche se non hai viaggiato in questi paesi, conosci il loro cibo. Grazie. Questo perché ho studiato gastronomia. Ma è la prima volta. È la prima volta che parlo di cibo in italiano. Non l'ho mai fatto prima. Beh, il tuo italiano non è male. Parli molto fluentemente e la tua pronuncia è ottima. Grazie. Mi alleno tutti i giorni con il canale YouTube della Tangerine Academy. È fantastico. Ma mi aiuterai a trovare Apple Street o prima devo mangiare qualcosa? Mi dispiace. No, va bene.
Non devi ordinare alcun cibo. Ti aiuterò. Vai dritto, in 2 neri. Troverai una stazione di servizio. Apple Street è sulla sinistra. Sapevo di averlo visto in giro mentre camminavo. Grazie mille. Allora il mio albergo non è lontano da qui. Allora verrò a mangiare in questo ristorante. Sarebbe fantastico. In questo modo, ho potuto continuare a praticare il mio italiano. Vieni quando vuoi.